Buongiorno ragazzi. Buongiorno. E bentornati in questa bellissima giornata di sole. Finalmente. C'è stato un po' di tempo veramente brutto, umido, pioggia, e oggi è il primo giorno che c'è un po' di sole. Ieri abbiamo passato una giornata intera chiusi nel van sotto una pioggia torrenziale tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Abbiamo lavorato un po' al computer, fatto pranzo, fatto cena e siamo belli. E la giornata è finita. Oggi la giornata è bella. Stiamo facendo gli ultimi giri per la capitale. Sì, non l'abbiamo detto, ma siamo sempre a Yerevan. Abbiamo dormito sempre nel parco. Ci siamo spostati con Charlie, siamo venuti a parcheggiare dalla parte opposta della città. Infatti abbiamo fatto un po' di passeggiata per alcune zone che ci mancavano. Sì, esatto, volevamo vedere le ultime cose della capitale di Yerevan. Come avrete capito, poi oggi l'idea è di lasciarla, insomma. Però c'è sempre un però nei video dei tickets. Prima di lasciare la capitale abbiamo scovato una chicca e questa è una super chicca. Questa è una super chicca. Lo diciamo sempre. Ma questa è tanta logia. Stiamo aspettando perché è un po' presto, poi capirete perché. Vogliamo fare questo ultimo step e poi lasciare la capitale per altre zone dell'Armenia. Abbiamo lasciato il parco e lungo strada abbiamo ritrovato un altro supermercato della linea Parma che vende tutti i prodotti italiani. Siamo entrati a dare un'occhiata e troviamo anche gli abbracci del Mulino Bianco, ragazzi. Pesto attenzione, Barilla, pesto da Barilla, formaggi Zanetti, fette biscottate sempre Mulino, tonno Riomare e soprattutto il prosciutto di Parma. il riso gallo. Quindi se venite a Yerevan e avete astinenza di cibo italiano, qui lo potete trovare. Carta di credito pronta, Costa un po' di più ovviamente, però ci sta. Perché insomma i prezzi sono un po' altini. Guardate qua ragazzi cosa abbiamo, guardate la magia, questa è la vera chicca. Che spettacolo, ma dove siamo? Siamo in una vera pizzeria napoletana doc, che si trova a Yerevan, C'è ragazzi. scritto qui 100% napoletano. 101% napoletano. Dobbiamo ringraziare di cuore gli Alveto Expedition, ovvero Aldo e Vera, che ci hanno dato questa bellissima dritta. Qui a Yerevan appunto c'è questa pizzeria che è napoletana doc con ingredienti napoletani, proprio una pizzeria certificata, e noi eravamo proprio qui dietro l'angolo. Abbiamo aspettato proprio l'ora giusta per mangiare e ora ci gustiamo queste due pizze spettacolari. Sono fatte proprio con il forno a legna. Io ho preso una margherita. La margherita quella vera, Quella il vera. basilico. Il basilico. Quindi l'assaggiamo subito, dai. Esatto, facciamo subito l'assaggio. In diretta. In diretta. Intanto il profumo è buonissimo. Com'è? È la vera pizza? Ragazzi, eravamo in astinenza. La vera pizza. La vera pizza è buona. Un basilico, quant'era? Ragazzi che spettacolo. E poi ne abbiamo presa una con il prosciutto e la burrata. La burrata, quella vera. Oggi festa grande. Festeggiamo E lasciamo questa città, ma la vogliamo lasciare in grande. in grande, alla grande. Grazie ancora per la dritta. E viva Napoli. Napoli. Com'era buona ragazzi la pizza, quant'era poi che non si mangiava una pizza vera. Esatto. Voto ovviamente 10. 10. Ci ha spiegato il ragazzo, che non è il titolare, ma ci ha spiegato che ovviamente gli ingredienti vengono tutti da Napoli, quindi il San Marzano, la burrata, l'olio d'oliva, la rucola, tutte le varie cose, insomma, importate. E vi diciamo quanto abbiamo speso per 2 pizze più una bottiglia d'acqua. Oggi dobbiamo guidare, quindi no alcol. Abbiamo speso 20 euro in totale. Quindi buono, direi. Ma Pensando che buono. siamo in Armenia, poi più che altro perché vengono importati tutti Esatto. gli ingredienti, quelli veri originali, tanto che loro hanno un certificato che li autorizza a vendere il marchio come pizza napoletana. Vera, non è doc. una pizzeria e basta, è una pizza napoletana. Esatto, infatti c'è il cartello fuori con il numero proprio del certificato. E quindi direi che siamo più che soddisfatti, ci siamo tolti questa voglia di pizza che era tanto tempo. Bye bye Yerevan, ciao! Lasciamo definitivamente la capitale e andiamo verso la prossima meta, un po' più a nord. Più a nord.
Abbiamo anche un aggiornamento sul diesel, abbiamo fatto un po' di diesel tanto per stare un po' tranquilli, ci sono queste montagne, quindi volevamo fare una trentina di litri. L'abbiamo trovato a 4,70 che è più basso del solito e corrisponde a 1,07 euro, che non è niente male qui per l'Armenia. La Georgia 90 centesimi, però qui 1,07 € ce la giochiamo, dai. In Armenia normalmente costa di più, costa 540 dram, mentre noi l'abbiamo trovata a 4,70, proprio un colpo di fortuna mentre così stavamo uscendo dalla città. Ci siamo ricordati adesso, ragazzi, che non vi abbiamo dato più aggiornamenti in merito al problema portapotti. Ora non ve lo sto a ridire, però insomma il portapotti in pratica ci perde. Per capire meglio dobbiamo fare un'analisi certosina del VC. Lo stiamo svuotando spesso per non creare cattivi odori all'interno del van, e quando troviamo bagni pubblici ci fermiamo e lo svuotiamo. Però ripeto, per fare proprio un'analisi accurata dobbiamo vedere, perché probabilmente è una perdita capillare, non c'è una perdita così grossa che salta all'occhio, e ci vorrà un pochino più di tempo e una situazione idonea. Ora in città così non è il caso. No, per mettersi lì e capire veramente quale possa essere il problema, poi capito quello correre al riparo. Ora ci abbiamo messo un telo plastificato fra il portapotti e la vasca della doccia e facciamo in quel modo, cambiamo spesso questo telo, igienizziamo e svuotiamo, come vi dicevo, infatti molto spesso. Le buche, siamo a Luna Park. Diverti, vero, a guidare queste strade? Una goduria. Proprio ti vedo proprio provato il giusto, 100 km in queste condizioni ci sono da fare. Un commento a caldo sulle strade armene. Le strade armene sono veramente devastate, una roba allucinante. Le peggiori strade mai trovate nei nostri viaggi. Sì, purtroppo. It's a memory that I can't recall. Trying to be ready for the call, trying not to fall, ready for the landfall. Rolling way too slow to win this human race. Gotta travel light through this desirable maze. The miles are leaving traces on my face, signs of falling grace, filling up the empty space. But heaven knows I'm getting so much better every day. Yeah, baby, can't you see? It's easy as ABC. We will carry one another on this path, yeah. Even though my feet are barely finding solid ground, I'm Eccoci qua, ragazzi, oggi giornata di spostamento Molto intensa. molto intensa, siamo un po' stanchi, ma il giusto. Ci siamo fermati in un parcheggio nella cittadina di Gyumri O Gyumri, come si pronuncia. non abbiamo capito come si pronunci, però è al nord, come vi dicevamo, nord Armenia. Pare essere la seconda città di importanza dopo Yerevan. Ora ci siamo fermati, come diceva Fede, siamo un po' cotti. Ci siamo anche riposati un pochino. Sì, Ora, tra forse poco... la pizza ci ha Sì. provati. Però praticamente tra poco ci si preparerà anche una cena, magari una cena leggera. Stasera sì, dai, dopo la pizzona di oggi facciamo una cosa verdurine light e via. Però volevamo fare una cosa importante che ancora non abbiamo avuto il tempo di fare. C'è sempre qualcosa in sospeso, quindi Esatto. è giunto il momento, giusto? Ovvero le national flags. Esatto! E abbiamo tolto quella dell'Armenia Inserita. e che va inserita. Va inserita, l'Armenia è qui sotto praticamente. Praticamente attaccata alla Georgia. Sì, quindi qui, giusto Fede? Io non vedo benissimo. Sì, vai, Qui. può affondare. Fondo? Affonda. Vai, altro paese conquistato. Vi vogliamo anche dire
Il significato, già che ci siamo, del tricolore: sono 3 colori orizzontali della bandiera armena. In alto il rosso, che purtroppo simboleggia il sangue degli armeni versato in battaglia, in guerra. La striscia centrale è l'azzurro, che simboleggia il cielo, e la striscia in fondo, l'arancio, simboleggia la terra fertile armena, i campi e la terra fertile da coltivare dell'Armenia. Noi purtroppo gran parte dei campi l'abbiamo visti sotto la neve, Sì. però ci immaginiamo durante il passare delle 4 stagioni l'evolversi dei colori. Sì, esatto, quindi queste terre. ci manca un po' il verde brillante, magari anche l'estate, insomma i colori un pochino più vivi. Purtroppo in questa stagione, come vi abbiamo detto, la parte montuosa dell'Armenia si fa sentire. E quindi vabbè, però insomma a noi è piaciuto comunque, un paese che ha subito tante ferite e si sente questo, però la popolazione è molto cordiale, Molto accogliente, cordiali, sì. E nonostante questo non si sono chiusi, ecco, nel loro dolore, diciamo così, ma cercano sempre anche il contatto. E quindi venite a visitare l'Armenia. Siamo nella città di Gyumri, come diceva Fede, viene chiamata anche la città nera. La sua particolarità ovviamente è data dal colore degli edifici, delle pietre e di varie costruzioni che sono in tufo nero. È la seconda città più popolosa di tutta l'Armenia, è un nodo importante, o meglio era un nodo importante fino a circa gli anni 80. Nel 1988 ci fu un violentissimo terremoto che ne compromise molti edifici e diciamo bloccò un po' quello che era l'espansione del momento a livello di fabbriche, di industrie, eccetera eccetera. Infatti era un importantissimo polo industriale e inoltre c'è anche uno degli aeroporti principali del paese, che è qui a 2 passi e che rende tuttora molto agevoli i collegamenti. In questa città inizialmente non si chiamava Gyumri, ma bensì Cumairi, poi divenne successivamente Alessandropoli, fino poi alla caduta dell'Unione Sovietica con la morte di Lenin, venne chiamata Leninakan, però successivamente poi assunse il nome che attualmente è Gyumri o Gyumri. E attualmente ci troviamo sotto Madre Armenia. Come abbiamo una Madre Armenia a Yerevan, ne abbiamo un'altra anche qui, anch'essa tutta completamente nera. Questa Madre Armenia simboleggia la vittoria nella seconda guerra mondiale ed è anche simbolo di forza e di pace, oltre che esaltare la figura della donna armena. Stanotte abbiamo dormito nel parcheggio sotto l'ingresso del parco dove si trova la Madre Armenia. Ora faremo un giro per la città e come prima tappa andremo verso la Fortezza Nera, che vediamo laggiù in fondo. Stanotte ha piovuto, il cielo è un po' nuvoloso, speriamo che ci permetta di fare questa visita oggi durante questa mattinata. Dove ci troviamo adesso siamo tra l'altro molto vicini al confine con la Turchia, che si trova oltre quelle montagne che sono ancora innevate. Lo saranno per un bel po' di mesi. E infatti fa sempre freddo. Qui è freddino. Qui le stagioni invernali durano fino alla nostra estate. Fino a praticamente alla nostra estate. Vabbè, come vi abbiamo detto è al 90% montuosa l'Armenia. Se soffrite di gran caldo d'estate, venite in Armenia e passerete dei mesi meravigliosi. Esatto, d'altra parte ci troviamo nei monti del Caucaso inferiore, quindi siamo a 2 passi dalla Russia e quindi si capisce questa cosa. Noi sinceramente, mi conoscete, cominciamo ad avere un po' voglia del calduccino, della primavera, quella come si intende noi, quindi ci sta un po' pesando questo clima, siamo onesti, perché dopo un po' di giorni
sempre freddo, umido più che altro, perché questi giorni ha piovuto tantissimo, siamo in mezzo a una grande perturbazione e praticamente piove giorno e notte, quindi c'è un gran freddo umido e è un po' pesante. Però sono sicuro e mi auguro che appena riscenderemo verso il mare ci potremo finalmente godere questa bellissima primavera. Adesso ci dirigiamo verso Fortezza Nera sperando che sia aperta. Si trova molto vicina alla madre Armenia. Stamattina ragazzi ci siamo svegliati con tutti questi scalini. C'è da fare un botto di scalini. Alle nostre spalle questa imponente Fortezza Nera, che come vi abbiamo detto viene chiamata così per il colore delle pietre usate per costruirla. L'anno di costruzione pare essere intorno al 1834, aveva ovviamente funzioni militari e difensive. In questa piazza dove ci troviamo adesso abbiamo letto che ci sono altri edifici che fanno parte dell'intero complesso architettonico, come la cappella e delle muraglie, una posta a nord e una posta a sud. Aveva una funzione così fortemente difensiva e inespugnabile, tanto che all'epoca costruirono, pensate un po', dei tunnel sotterranei che da questa fortezza pare arrivino direttamente alla statua di Madre Armenia che abbiamo già visto poc'anzi, e così altri tunnel che collegano tutto il perimetro della fortezza difensiva. Andiamo quindi ad esplorare questa fortezza. Siamo rimasti molto colpiti dalla bellezza di questo luogo, un luogo che una volta era una fortezza militare ed è diventata un vero e proprio teatro dopo le varie ristrutturazioni che si sono susseguite. Ci siamo spostati di pochi chilometri con Charlie, siamo venuti nella piazza centrale, nel fulcro della città, la piazza Vartanants, dove spiccano queste bellissime statue. Questo è un centro nevralgico della città, lì abbiamo la chiesa del San Salvatore e là, quell'edificio imponentissimo con tante finestre, è il municipio. Facciamo una piccola passeggiata qui per il centro, vogliamo cercare anche il pane tipico che già abbiamo comprato in un supermercato ieri l'altro, quando era? Ieri, proprio ieri, che si chiama lavash. Pensate un po', è un pane che è insignito nelle liste degli alimenti protetti dall'UNESCO dal 2014. Si chiama lavash, è questo sottile fatto lungo a rotolo, a rullo. È come un lenzuolo. È come un lenzuolo che è buonissimo fresco perché è morbido, ma si può anche seccare e diventa come una piadina friabile e croccante.
Ora vediamo se possiamo entrare all'interno della chiesa del San Salvatore. Allora, qui c'è il mercato, ci infiliamo in mezzo al caos più totale. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Hanno tantissimo caffè da tutte le parti. Cheese? Да. Cheese? Cheese? Армянский чиз. This? Чиз, Ah. ага. Questo è come che lo sei già preso? Sì, sì. L'italiano? Piacere. Piacere. Eccolo, l'abbiamo trovato. 150. Ne prendiamo 3? Il pane, questo vende il pane. Hello, uno. No? Qui vendono le uova, insalata, le cipolle. Ah? Brazil, Brazil. very good. Very good. Bye bye. Qui c'è tutto il mercato a cielo aperto, vedi? Poi anche qui infilano tutto per colore. Facciamo un altro po' di passeggiata per le vie centrali. Intanto è uscito anche il sole. Abbiamo fatto un po' di spese, siamo felici. Abbiamo trovato il famoso pane lavash, il lenzuolino di pane. E anche quell'altro pane. Più E anche abbiamo questo. comprato un po' di roba in un altro negozietto. Stiamo arrivando in questo momento in questa piazza con questo grande arco e la stessa piazza è dedicata a Charles Aznavour. Vi abbiamo già detto che è un cantautore che ha origini armene, quindi gli hanno dedicato l'intera piazza. Qui ci sono anche tombini aperti, la sicurezza, vero? Tutta la strada spaccata. Ciao! Qui abbiamo dei bei cagnolini. Ma questi sono cucciolini, eh? Ciao bellini! Ciao bellini! Guarda bellino, come sono sporchi! Oddio, come siete Ma voi siete piccolini! Piccolini, piccolini! sì, prendono ancora il latte questi. Eh sì. Ci siamo spostati nella parte più a nord della città. È una zona periferica e anch'essa purtroppo, come vedete alle nostre spalle e intorno a noi,
è stata duramente colpita nel famoso terremoto che colpì l'Armenia nel 1988. Qui dietro di noi vedete questa costruzione in ferro che di fatto viene appunto chiamata Fontana di Ferro. Questa fontana è stata creata da un architetto sovietico di origine armena, Artur Tarkanian. L'anno di creazione è stato il 1982, quindi abbastanza recente, ma purtroppo è durata pochissimi anni. Doveva fare da contorno, doveva abbellire quello che era il campus del Politecnico di Gyumri. Nel 1982 appunto l'architetto sovietico volle installare qui per abbellire quello che era il centro, diciamo il fulcro del campus del Politecnico di Gyumri. La fontana è stata l'unica sopravvissuta a questo terribile sisma. È rimasta in piedi, anche se ora dopo questi anni è arrugginita, però è l'unica che si regge in tutta l'area, perché il Politecnico è completamente sparito. Sì, qui sono rimaste tutte le rovine dei palazzi, tutta la vecchia città è rimasta completamente devastata e abbandonata. Infatti l'area versa in condizioni disastrose, non ci sono nemmeno le strade, ora è anche piovuto nei giorni scorsi, quindi c'è fango ovunque, baracche, abbiamo visto spuntare un signore con delle borsine della spesa, quindi probabilmente è anche una zona abitata, ma è molto molto dismessa e si vede i danni che ha provocato questo sisma. Capiamo che l'opera abbia resistito perché a vederla così da vicino è mastodontica, è molto imponente, tutta in ferro come vi dicevamo, e ha questa architettura, si vede un po' di stampo sovietico. Ora diamo 2 crocchette a questi cagnolini, Sì, perché ci vogliono, e poi andiamo anche noi a mangiare. Abbiamo individuato sempre su Park4Night un'area picnic dove sembra che ci sia anche l'acqua, che ci serve l'acqua, e quindi andiamo subito a vedere se la troviamo. Prima però il cibo per i cani. Vieni. Dove sono? Vieni, Guarda. vai, venite. Se mangiano. Bellini, guarda. Guarda come mangiano. Sono buone le crocchette? Ho paura, guarda, vai, sallo. Sono affamati, Allora, piccolo aggiornamento, ci siamo fermati qui a bordo strada dove c'è una fontana d'acqua, abbiamo fatto il carico dei serbatoi, abbiamo fatto un pranzo veloce a bordo di Charlie, ora proseguiamo per questa strada che ci dovrebbe portare a vedere un altro monastero. Nel frattempo vi faccio vedere anche Charlie come è su, cioè veramente in condizioni pietose. Abbiamo un sacco di fango, di terra addosso, guardate com'è sporco, quindi necessita sicuramente di un lavaggio al più presto. Anche dietro vedete siamo in condizioni veramente pessime, però le strade sono altrettanto pessime e quindi non possiamo farci nulla. Ora vediamo un po' anche con il meteo se conviene lavarlo subito o aspettare qualche giorno, però ora ci rimettiamo in viaggio. Allora, abbiamo raggiunto questa chiesetta molto carina, purtroppo sta ripiovendo, si sta alzando anche un po' di vento, fa freddo. Questa è la chiesetta, tra poco farà anche buio e quindi niente, ci spostiamo, andiamo a cercare un posto dove dormire. Abbiamo individuato un paio di possibilità su Park4Night ed è bene piazzarsi prima che scenda la notte, perché di notte è assolutamente vietato viaggiare, soprattutto qui in Armenia. Ora vado a fare 2 foto alla chiesetta e poi si riparte. Nel frattempo Marta scalda un pentolino d'acqua, ci facciamo un bel tè caldo, così ci scaldiamo e ci mettiamo di nuovo in movimento.